like a Hellcat. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti a questa nuova recensione. Io sono Alessandro e oggi vi parlo di un film che è Studio 666, scritto, diretto, prodotto e interpretato dai Foo Fighters. E ieri sera ho finito di vedere il film, stamattina apro Facebook e leggo della notizia incredibile della scomparsa del batterista Taylor Hawkins, 50 anni per un infarto, sembra. L'ho letto pochi minuti fa, cioè io ieri sera ho finito di vedere il film e avevo deciso di fare la recensione perché il film merita, a prescindere da quello che poi ho scoperto stamattina, quindi avevo deciso di fare questa recensione già ieri sera, ma avendo finito tardi ho deciso di posticiparla stamattina, sabato mattina. E vengo a sapere di questa notizia. Sono rimasto veramente sconvolto perché sono affezionatissimo a Dave Grohl per quello che ha rappresentato nella storia della musica e per me. Sono affezionato ai Foo Fighters, soprattutto quelli della prima era, perché quelli ultimi, diciamo così, lasciano un po' il tempo che trovano. E soprattutto sono rimasto sconvolto perché se guarderete questo film, che merita, a prescindere da quello che è successo al povero batterista, noterete come i Foo Fighters sono un po' imbolsiti, sono dei cinquantenni ormai che si muovono abbastanza ingrossati, soprattutto lo stesso Dave Grohl, e tra di loro gli unici due che forse mantengono un minimo di forma fisica sono il tastierista e soprattutto lo stesso Taylor Hawkins, che lo vedete alto, magro, capelli biondi lunghi, barba ancora bionda, in perfetta forma, che sembra dimostrare 10 anni in meno rispetto agli altri, e che stamattina muore di infarto, cioè mi è trovato morto in un hotel. Sono rimasto veramente sconvolto. Avevo anche pensato di non farla più questa recensione, però io vi voglio parlare del film perché il film veramente merita di essere visto e vi spiego subito perché. La storia è abbastanza semplice, non è nemmeno tanto originale. I Foo Fighters interpretano se stessi, devono incidere il 10° album, ma non hanno uno straccio di idea. Quindi chiedono al produttore, interpretato tra l'altro dal bravissimo Jeff Garlin, lo riconoscerete subito perché praticamente è il papà della serie The Goldbergs. Poi l'avete visto sicuramente, ha recitato in più di 50 film e ha prestato la voce non so quanti personaggi di cartoni animati, da Toy Story, Cars e così via, quindi lo riconoscerete. Tra l'altro è stato anche cacciato via dai Goldbergs perché si è dimostrato volgare ed aggressivo nei confronti degli altri membri del cast e della troupe, ma lui, essendo un frontman comico, uno stand-up comedy come si dicono in America, alla Richard Pryor, alla Eddie Murphy, si è fatto strada a colpi di parolacce, quindi in realtà poi non fa altro che comportarsi per quello che è. Evidentemente i Goldbergs erano stanchi dopo non so quante stagioni, mi pare che sono alla sesta, dei suoi atteggiamenti, e lo hanno mandato via, ma lui in realtà è questo. Quindi anche nella parte iniziale del film lo vedrete parlare, su 50 parole 40 sono parolacce. È quella il suo stile, quindi non si può che perdonarlo perché lui è fatto così. Gli trova una mansione, una mansion come dicono in America, dove registrare questo album, come hanno fatto anche altre band che vengono citate un po' ironicamente dallo stesso Dave Grohl. Si chiudono quasi in clausura in questo posto e non ne escono fino a quando non hanno composto e prodotto questo album. Vanno in questa casa dove si scopre che 10 anni prima una band ha fatto la stessa cosa, ma è finita in un massacro perché il frontman ha massacrato tutti gli altri membri e poi si è suicidato. Scena che tra l'altro vedremo all'inizio del film, che vi lascerà di stucco perché capirete subito che si tratta di un film horror con i controcoglioni. Questo è meglio dirlo subito, perché è vero che è una parodia, che è ironico, comico, è quello che volete, ma i comparti horror sono qualcosa di straordinario. Non c'è una morte che non sia originalmente girata. Le morti fanno tutte quante ribrezzo, terrore, sono gore, sono splatter, sono truculente, sono la cosa più impattante che io abbia visto in un film horror negli ultimi 2 anni probabilmente, e sono un chiarissimo omaggio ai film horror di genere degli anni 70-80, in cui lo splatter, il gore era di routine, al contrario di quello che stiamo vedendo ultimamente con film come Scream, come Non aprite quella porta e compagnia bella, dove i registi sembrano quasi abbiano paura di fare un'inquadratura di una testa che vola via perché magari è politicamente scorretto, e quindi si vedono inquadrature in chiaroscuro, angoli strani. Qui praticamente decapitazioni, squartamenti, sbudellamenti, elettrofusioni,
c'è di tutto e di più, proprio ripeto come omaggio ai film di genere, sono la cosa terrificante, fatte benissime, effetti speciali fatti bene, si vede insomma che la produzione è seria, ci hanno messo dei soldi, quindi non aspettatevi fantocci, sangue comprato alla Lidl, sono veramente fatti tutti molto bene, le morti e le scene horror in generale. Dave Grohl va nello scantinato richiamato dalle voci, come è normale che sia sostanzialmente. Qui trova le registrazioni della band che 10 anni prima aveva compiuto questo massacro, viene immediatamente folgorato naturalmente dal loro sound, che decide di scopiazzare, più che altro decide di finire la canzone che loro hanno cominciato ad incidere, perché ascoltando questa canzone viene posseduto da questo demone che vuole tornare in vita e lo invita a terminare questa canzone. La canzone comincia ad essere lunghissima, comincia a durare 20, 30, 40 minuti e poi anche di più. Gli altri membri naturalmente sono scontenti, perché anche questo è un chiaro riferimento alle canzoni degli anni 60 e 70 che a volte duravano anche un intero album, quindi 40-50 minuti, un'ora, e anche questo è una presa in giro, diciamo così, un po' del mondo musicale in generale. Fatto sta che lui non è contento mai di niente, sottopone la band a turni di registrazione massacranti, gli altri cominciano a stancarsi, però lui man mano comincia a essere sempre più violento, fino a quando cominciano le morti-uccisioni di tutti i membri della band e anche del contorno, come per esempio il povero ragazzo che gli porta il cibo, che faranno tutti quanti delle fini orrende, terrificanti, tra cui tra l'altro anche, scusate il piccolo spoiler, anche il povero Taylor Hawkins farà una morte terrificante, tra l'altro in tema con lo strumento che suona, cioè la batteria. Guardatela. Così come vi invito a guardare la scena del letto, non vi dico fra chi naturalmente per non spoilerarvi, ma è una delle cose più impattanti da un punto di vista splatter, gore, che ho visto negli ultimi tempi. Mi ha lasciato veramente stupefatto, è fatta benissimo ed è veramente veramente forte visivamente parlando. Che poi il film sia una parodia, sia una commedia, ritorno a ripetere, per le facce che fanno i personaggi, per le espressioni, soprattutto se pensiamo che sono attori non professionisti, quindi alcuni sono più al loro agio davanti alla telecamera, tipo il tastierista per esempio, altri come il povero chitarrista Patti Smear, a cui sono affidate un po' i comparti comici. Sembra che sia la prima volta che si trova davanti a una cinepresa, poverino, non sa che facce fare. Sono veramente divertenti e comiche, però ripeto, al di là di questa vena ironico-comica che attraversa tutto il film, il comparto horror è veramente spettacolare ed è veramente impattante. Io ripeto questo termine fino alla nausea. Alla fine non vi dico chi vive, chi muore, non vi dico se qualcuno sopravvive, se Dave Grohl continuerà con i Foo Fighters o diventerà un solista, perché in realtà il film è un po' anche una forte critica nei confronti di tutto il mondo musicale e quello rock in particolare. Dice il produttore a un certo punto, il rock è morto, solo il diavolo può riportarlo in vita, e vengono presi naturalmente in giro un po' tutti gli atteggiamenti da rockstar delle prime stelle, quindi gli eccessi, le groupies, i vizi, gli stravizi, non c'è paura insomma di prendere in giro se stessi, perché Dave Grohl questo film lo ha scritto, lo ha diretto, quindi parla di se stesso ed è fortemente autobiografico, naturalmente parlando in generale un po' di tutto il mondo musicale attuale. C'è purtroppo, dico io, soltanto una guest star che compare, non vi dico chi è, a un certo punto lo trovate davanti, vi trovate sconvolti. Io speravo e credevo che, visto lui, avremmo viste tante di queste star musicali che partecipavano a questo film. Purtroppo no, ed è un punto in meno per questo film, così come un forte punto in più. A un certo punto guardatevi chi sono i produttori, chi sono quelli che vengono a registrare l'album in questa villa maledetta. Sono due personaggi, di cui uno, quello con i capelli bianchi che guida la macchina, lo riconoscerete sicuramente, è uno dei registi più famosi di tutti i tempi, che qui si è prestato a fare l'attore. Veramente divertentissima la parte che fa, e quando va via. Sono veramente rimasto di sasso. Quindi un paio di due o tre guest star ci sono. Attori che accompagnano i Foo Fighters non sono particolarmente famosi.
Al di là di Jeff Carlin, io vi segnalo soprattutto la bravissima e bellissima Jenna Ortega. Perché ve lo segnalo? La ragazza ha 19 anni, ha fatto già 24 film, si è fatta le ossa nelle produzioni Disney, quelle lì dei ragazzini, dei teenagers, poi ha cominciato a fare delle pellicole, commedie romantiche come si fa di solito all'inizio, come hanno fatto un po' tutti, poi però ha preso il ritmo ed ha girato negli ultimi anni Iron Man 3, ha girato Killer Queen la Babysitter, ha girato Scream, quello che è uscito quest'anno, ha girato Fallout, ha girato Insidious, l'origine del male, che ve lo consiglio perché è bellissimo, ed ha girato soprattutto X. X è un film horror che è uscito quest'anno, che viene celebrato da tutti come uno dei capolavori della cinematografia horror attuale, che io purtroppo non sono riuscito ancora a trovare, quindi a vedere, ma spero di riuscire a trovarlo presto. E dicono che vale veramente la pena. Insomma, questa ragazza sta diventando veramente una delle attrici di genere più richieste e soprattutto più brave, perché la vedrete, ha veramente il fisico, ha la struttura, ha l'espressione, il modo di comportarsi davanti alla camera, proprio fatta apposta per i film horror, quindi sicuramente ne sentiremo parlare da protagonista da qui a poco, ve lo dico già adesso. Scrivetevi la data e scrivetevi il nome: Jenna Ortega, 19 anni ad oggi. Quindi il film è girato bene, non è un capolavoro di cinematografia, però sicuramente vale la pena di essere visto, perché è un mix riuscitissimo secondo me tra commedia, ironia e soprattutto horror, tanto horror, perché è un film horror da tutti i punti di vista. Le uccisioni, soprattutto quelle, anche quelle che ci sono dopo il presunto finale, nella parte finale, negli ultimi 15 minuti, sono veramente terrificanti, cioè non vedevo cose del genere veramente dagli anni 80, e quando credete di aver visto tutto in questo film, l'uccisione successiva è ancora più gore, ancora più splatter. Quindi andatevi a vedere questo film, se non fosse altro come omaggio a Taylor Hawkins. Ascoltatevi gli album dei Foo Fighters, soprattutto i primi. Loro stessi, insomma, un po' parodiando se stessi, dicono che hanno difficoltà ormai ad andare avanti. Una scena divertentissima all'inizio, quando Dave Grohl non sa che pesci prendere, si trovano in questa casa, cominciano ho un paio di idee, ascoltate qua, si mette con la chitarra in mano e si mette a suonare, e suona due suoi vecchi successi, i primi che ha scritto, e gli altri dicono: guarda, questa canzone già la conosco, già l'hai scritta ed è un capolavoro. Poi ne suona un'altra: ma pure questa io già la conosco, già l'hai scritta. Allora lui alza la testa e dice: cazzo, tutte le canzoni che avevo in mente le ho scritte già tutte. Quindi lui stesso dice: sono finito, parodiando se stesso, ripeto, quindi ironicamente, sono finito, non ho più niente da dire, quello che dovevo dire l'ho già detto. E quindi cerca idee nuove e le trova nello scantinato, con il demone che gli consiglia questa canzone maledetta che lui deve finire. Molto divertente, l'ho trovato molto autoironico in questo film. Dave Grohl veramente non si atteggia a superstar, ma anzi esalta tutti quelli che sono i vizi, ripeto, e sono tutte le stravaganze tipiche delle rockstar, come quanto dice: io sono Dave Grohl, sono ricco, sono famoso, ottengo sempre quel che voglio, dovete fare tutti quello che dico io, ringhiando agli altri, già posseduto. Però è vero, sei posseduto, però stai dicendo la verità, cioè che tu sei una superstar e quindi sei abituato ad avere tutto quello che chiedi. Anche questa forte critica, quindi anche questo mi è piaciuto molto. Non si atteggia a superstar, a Santarellino, ma anzi dimostra tutta la cattiveria che può avere uno strapagato e uno straviziato frontman di una banda rock o pop che sia nel mondo musicale moderno. Quindi guardatevi il film perché merita da tutti i punti di vista, secondo me. Detto questo vi saluto, vi ringrazio, non voglio dilungarmi oltre, vi invito a guardare le prossime recensioni, a condividere il video, a mettere like naturalmente se vi è piaciuto, ad iscrivervi, che è la cosa più importante, mancano poco ai 1000, questo mi fa piacere, mi dà una spinta ad andare avanti a fare quello che faccio, a guardarmi la caterva di film che sto guardando, pur di trovarne uno che valga la pena di recensire. Poi un giorno farò un video tipo gli ultimi 20-25 film che ho visto in questi ultimi 10 giorni, da cui manco dall'ultima recensione, che sono delle cose schifose, orrende, terrificanti che ho visto, tipo a mio cugino che lo gira con l'iPhone, una cosa che non si può guardare, non so come fanno a produrre e a distribuire questo tipo di film. Ho visto qualsiasi cosa in questa settimana, e questo veramente valeva la pena di essere visto e recensito, e stamattina mi hanno rovinato veramente la giornata con questa notizia. Comunque ragazzi, è la vita. Io vi saluto, vi ringrazio, alla prossima, ciao a tutti.